Carissimi amici, oggi incomincia una nuova serie, un nuovo viaggio che ci porterà a scoprire le birrerie d'Europa. Partiremo dall'Italia, passando per Germania, arriveremo in Repubblica Ceca. Ovviamente vi faremo vedere anche qualcosina in più. Mettetevi comodi, che si parte! E questo viaggio lo iniziamo con un mio buongiorno! Occhiali appanati. Occhiali tutti apparati. E ci siamo svegliati qua, davanti a questi carri portabarche. Però lì in fondo quello che si vede in realtà è soltanto 100 metri da qua. Quello con cui all'alba è il porticciolo di Torvole e noi prima di proseguire il viaggio andremo a dare un'occhiata. Ma prima di proseguire un tostino, un caffettino e... marmellata con l'arancia. Comunque abbiamo dormito qua e il porto è da quella parte. Anche se non è più estate, periodo delle regate, non finisce così facilmente sul lago di Garda, ci sono anche le vele e nonostante siamo a novembre, campeggio è praticamente pieno, anche se io lo so che voi vedrete questo video un po' più tardi. Comunque qui c'è un campeggio, qui accanto abbiamo anche area sosta camper, ma per quanto riguarda le soste, sia campeggi, aree soste che soste libere, noi abbiamo già fatto un video a proposito che trovate sul canale. C'è comunque la gente che ha fatto bagno, ma l'ho fatto anch'io ieri, se per quello. E siamo arrivati al porticciolo. Noi abbiamo deciso di incominciare questo tour proprio da Torvole, anche perché la prima cosa eravamo qui vicino, ma noi qua continuiamo a tornare sempre, ma non si tratta di tornare una o due volte all'anno, visto che io fino a pochissimo tempo fa facevo surf, windsurf regolarmente, che vuol dire anche 100 uscite all'anno. Qui si veniva e si stava per giorni. Ma non è solo una questione di windsurf, qui è proprio tutto bello, a partire da questa spiaggia. Ora, non è che vogliamo realizzare un video su Torvole, ma proprio ci tenevo a farvi vedere e farvi anche capire perché ci piace, perché secondo noi da questa spiaggia, qui siamo proprio in cima al lago di Garda, è una delle più belle viste, ma veramente una delle più belle viste che c'è. Si vede tutto il lago, poi con queste nuvole potete soltanto immaginare come con il sole, ma questo posto è da vedere soprattutto con il vento, ma prima che il vento aumenta, perché qui c'è sempre il vento, c'è il vento termico, al mattino c'è il vento Pelair che soffia da lì, soffia dal nord, ma quello non si sente tantissimo qua a Torvole, si sente più sul basso Garda. Invece qua il vento che si sente soprattutto è ora, che arriva nel pomeriggio, ma dovete vedere quella scena. Pelair incomincia a spegnersi, il lago diventa assolutamente piatto e trasparente come ora, e lì in fondo incomincia a farsi vedere la riga che avanza. E si dice proprio così, che sta arrivando la riga, avanza la riga, incomincia a aumentare vento, e poi lì in fondo, dalla Conca d'Oro, proprio da lì dove c'è un porticciolo, incominciano a uscire i primi windsurfisti e in pochissimo tempo il lago si riempie di vele. Ma questo posto non è fatto solo per quelli che fanno windsurf. Direi che la maggioranza dei turisti che viene qua viene non per windsurf o per il vento, viene proprio per le bici, perché da qua partono tantissimi tour a fare downhill. Però adesso con le bici elettriche tanti partono direttamente da qua, vanno dove gli pare e poi fanno le loro discese o semplicemente fanno i giri qua attorno. Invece per quanto riguarda le passeggiate c'è solo imbarazzo della scelta. Di là c'è Riva del Garda e c'è ovviamente tutta una ciclopedonale per arrivare a Riva del Garda, ma anche ad Arco. Ma non solo, lì parte il Sentiero del Ponale, che è uno dei più bei sentieri d'Europa, che vi porterà, se volete, addirittura fino al lago di Ledro e indietro. Mentre da qua alla parte sopra il traghetto parte il sentiero Busate Tempesta. È un sentiero molto facile, bellissimo, panoramico sopra il lago di Garda, come dall'altra parte anche altro. Però questo c'ha una particolarità. Ci sono alcuni punti dove praticamente per riuscire a attraversare il monte da una passeggiata all'altra dovete assolutamente fare le scale sospese sul burone. Ma se l'ho fatto io potete farlo anche voi.
E di qua Circolo Surf Torbole, uno dei circoli surf più famosi del mondo. Non avevamo intenzione di fare ulteriori video su questo posto perché qui abbiamo già realizzato diversi video, ma quando mi sono svegliato stamattina e quando ho visto che piove volevo fare qualche clip per farvi vedere quanto è bello questo posto anche quando piove, o forse quanto lo amo. E si parte. Prima di partire vuoi finire il tuo goccino di caffè? Vabbè. E noi si parte verso Merano. Allora adesso dobbiamo superare questa stradina strettissima, che non è che siamo soltanto noi che lo facciamo così per lo sfizio. Qua c'è Camper Stop Torbole e anche vari campeggi e la stradina è questa. Guai se qualcuno mi viene incontro. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo superata senza i topi. Ci vediamo a Merano dove vi spiegheremo anche un po' su questo nostro tour. Non c'è nessuno. Per una volta. E mentre per arrivare fino a Bolzano abbiamo fatto le statali, adesso stiamo facendo una specie di tangenziale autostrada gratuita tra Bolzano e Merano. Tra poco arriviamo. Al solito posto, che poi vi faremo vedere. Abbiamo parcheggiato in via Lido, è la stessa via dove si trova l'area sosta, però siccome noi stasera andiamo verso una birreria e di quello parleremo più tardi, intanto ci siamo fermati qua. Forse qualcuno riconosce questa via perché qui abbiamo parcheggiato l'anno scorso durante i mercatini di Natale, ma abbiamo parcheggiato perché l'area sosta era chiusa e noi avevamo le buone intenzioni, però una volta quando l'hanno aperta siamo rimasti qui, eravamo ormai qui. Appena passa il treno andiamo a fare una passeggiata lungo Passirio per arrivare fino al continente africano. Sì, avete sentito bene, ma anche di quello parleremo più avanti. Spero che riuscirete a sentirmi perché Fiume è in piena dopo tutte le piogge che sono venute questi giorni. Questo tour, che noi vogliamo chiamare Birra Tour o Beer Tour, già come andrà a chiamarsi, noi volevamo farlo già un po' di tempo fa, ma non perché siamo grandi bevitori, anzi, ma perché ci piace l'atmosfera delle birrerie, ci piace il cibo e un bicchiere di birra ci sta sempre, no? Per non dire che in questo tour includeremo diversi stati e ovviamente diverse birre. Pausa. Non è la prima volta che noi siamo partiti a fare questo tour. In realtà la prima volta era tantissimi anni fa, il camper era già pronto, carico, le ragazze erano pronte, dovevamo solo entrare e partire. Però proprio stavamo uscendo che i vicini ci hanno detto: ma avete sentito che ha franato su Brennero? E infatti allora ci siamo fermati e abbiamo detto dai, controlliamo un po' le notizie. Dopo un'oretta abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Ed era il giorno che è arrivata la tempesta Vaia e per fortuna siamo stati abbastanza intelligenti a non partire quel giorno, ma siamo partiti qualche anno fa con il Charlie. Ma qua a Merano ci sono una marea di ville pazzesche, non mi basterebbe una giornata a vederle tutte. E quella volta invece ci abbiamo fatto qualche centinaio di chilometri e io ho avuto i problemi di salute, ma se avete visto il nostro video Vivo per Miracolo sapete di cosa parlo. Se no, e se vi interessa, potete andare a vedere il video. Siamo arrivati alle terme di Merano. Prima
Prima di proseguire volevamo spendere due parole su queste terme di Merano, dove noi siamo stati l'anno scorso, quindi non stiamo facendo nessuna sponsorizzazione, stiamo parlando della nostra esperienza, ma non vogliamo parlarvi della storia, della nascita dei duchi, dei arciduchi, ma come ci siamo trovati noi. Queste terme, avendo un complesso delle piscine interne, esterne, un parco esterno pazzesco, non costano neanche tanto, ma noi volevamo parlarvi soprattutto delle saune. È vero che noi siamo più amanti delle piscine che delle saune, poi ci andiamo forse una volta all'anno. Anche perché lui si ribalta dal caldo. Ma qui abbiamo trovato veramente una bella diversità delle saune e anche ambienti erano molto grandi, sì, luminosi. Si respirava, c'erano Appunto. spazi dove riposare, non tutti accalcati uno sopra l'altro. Sì, ma anche fuori ci sono dei spazi dove puoi metterti tutto tranquillo senza per forza avere un elenco, una distesa delle sdraio. Ma in più qui ci sono penso 3 piscine dedicate solo per la parte delle saune. Tra le altre cose, una delle 3 piscine È bellissima. è inspiegabile, praticamente è una scalinata che ti porta al primo piano e lì Sembra una scatola trasparente dove fai bagno. Lì dove vedete quel tendone bianco dietro le mie spalle, va avanti la passeggiata lungo Passirio e a breve si riempirà delle casettine dei mercatini di Natale, e dobbiamo dire che nonostante le casettine può sembrare che sono tante, che occupano spazio, la passeggiata rimane bella libera, proprio non disturbano per niente. Insomma, libera come adesso, perché dovete capire che il tendone occupa molto più spazio delle casettine. Però vi devo anche dire che noi l'anno scorso durante i mercatini siamo stati accolti in modo incredibile. E cosa vuol dire? Vuol dire che quando i ragazzi, soprattutto quelli delle superiori, ci hanno visto di riprendere in più di un'occasione, sono avvicinati cercando di capire che cosa stavamo facendo e soprattutto in seguito facevano gara chi presentava meglio la loro città. E qua dal Ponte delle Poste parte la passeggiata Gilf. Passeggiando siamo arrivati a Van der Halle. È dall'anno scorso che abbiamo visto questo edificio, che mi sto scervellando di capire dove l'abbiamo visto ancora, e mi sono ricordata, l'abbiamo visto a Baden-Baden. Mi sa che queste strutture qua le mettevano soprattutto nelle terme. Questa struttura è stata fatta da uno dei sindaci di Merano sempre per illustri ospiti delle terme, che potevano fare la propria passeggiata sotto i portici senza prendere acqua o troppo sole. Alla fine della passeggiata dicesi che gli aspettava un bicchiere di latte caldo con la menta oppure succo d'uva, sempre se succo ci sia stato. Illustri pittori meranesi poi hanno deciso di abbellirlo, poi hanno messo anche qualche busto per renderlo ancora più piacevole. Mi sa che il rumore del Passirio ci accompagnerà lungo tutto questo percorso, perché alla fine del percorso per più della metà si snoda proprio lungo il fiume. La passeggiata Gilf che stiamo facendo adesso è proseguimento della passeggiata lungo Passirio, ma lo sapevate che la passeggiata lungo Passirio è nata dopo un disastro naturale? Quando hanno sistemato quella sponda dove il Passirio ha straripato, è nata la passeggiata. E noi proseguiamo. Una volta qualsiasi sindaco veniva al potere, ma anche dei medici, cercavano di fare le passeggiate per i propri ospiti. C'è però da dire una cosa: queste passeggiate erano permesse soltanto agli ospiti delle terme. I cittadini di Merano li potevano utilizzare soltanto ottenendo permessi speciali, ma anche lì non erano le cose molto facili da fare, perché non potevano sollevare la polvere, dovevano stare in silenzio e tutto il resto. Però c'è da dire una cosa in discolpa di questi sindaci che mettevano queste leggi: prendevano molto sul serio la salute dei propri ospiti e volevano farli star bene. Anche dall'altra parte del fiume c'è una passeggiata, ma non c'è nessuno. E ora vi spiego perché dall'altra parte non c'è nessuno. Perché questa passeggiata si chiama... si chiama passeggiata d'inverno, perché qui d'inverno c'è sole e la gente si riscalda. Mentre dall'altra parte dove c'è ombra è la passeggiata d'estate. E passeggiando lungo questa passeggiata, non so se è Gift o Gift,
Ma non importa, sotto il castello di San Zeno abbiamo trovato nel fiume due rocce, ma sono due rocce completamente diverse, anche dei materiali, non me li ricordo più, perché una si trova sulla placca tettonica, quella europea, mentre l'altra è africana, teoricamente, o meglio dire geologicamente. Dall'altra parte è l'Africa, e noi ci siamo anche stati, soltanto che non abbiamo il passaporto, quindi non è che volevamo filmare tutto. E dopo neanche 10 metri siamo arrivati al giardino degli animali. Allora, la parte che riguarda le placche tettoniche abbiamo dovuto raccontarla qua, però c'è troppo rumore! Ricapitoliamo: Europa, l'Africa e i fichi d'India. E a questo punto incominciamo ad allontanarci dal fiume, che da una parte ci dispiace, come sempre, dall'altra parte ci fa un po' riposare le orecchie. Prima eravamo laggiù. E ora proseguiremo con la passeggiata a Tapeiner. La passeggiata a Tapeiner è stata ideata dal medico Franz Tapeiner sempre per gli ospiti delle terme che facevano le cure termali, perché questo signore molto prima degli americani che dicono di aver inventato jogging ha capito l'importanza delle passeggiate. Quindi, signore e signori, fate come noi, ogni giorno una passeggiatina. Ma devo dire che la nostra passeggiata non è proprio una di quelle passeggiatine dove fai un piedino e l'altro, poi ti fermi a respirare un po', a prendere aria. E nel frattempo siamo arrivati al Torre delle Polveri, che una volta ovviamente era nel centro della città, o diciamo più vicino al centro, e poi ci sono accorti che magari poteva anche esplodere. Volendo, sulla torre si può anche salire per avere una vista 360 su Merano. In un video abbiamo già raccontato su questa chiesa i suoi orologi, che altri sono stati aggiunti in seguito, in quanto come cresceva la città la gente ha incominciato a non vedere più gli orologi, quindi hanno dovuto aggiungere altri. E siamo arrivati al giardino delle erbe aromatiche. Una volta tutto questo era vigneto, però io di queste cose non so nulla. Visto che il posto era bellissimo e soleggiato, hanno deciso di creare un orto con le erbe aromatiche, perché è sempre soleggiato e perché avevano la vista sulla torre. E quindi la gente viene qua, prende sole, fa due passi e si diverte. Soprattutto si rilassa, signori, si rilassa. Su a sinistra per giardino delle erbe aromatiche. Di qua credo che si scende. Le scale sono un po' pericolanti, così è più interessante. C'era scritto che prendere questa scala è un po' avventuroso, dopo ve lo diremo. Faccia andare avanti lui. Ma sì, dai. Aspettami! Ci siamo fatti passaggi alpini, figurati che queste scale qua ci fermano. E prima parlavamo del continente africano, adesso ci troviamo qua nella giungla meranese. Vabbè, queste qua sono giuste. Dai, siamo sopravvissuti, ti meriti un premio. Non abbiamo filmato, ma abbiamo mangiato. Eccezionale. E ci troviamo proprio davanti alla cattedrale. Abbiamo appena attraversato Porta Bolzano e non possiamo non nominare dietro le mie spalle Casa del Boia di Merano. Quindi se vi capita di essere qua quando il ristorante sotto è aperto, potete chiedere, vi fanno salire su e potete visitare Stanza del Boia, che dicono è autentica come era all'epoca, quindi anche un po' inquietante. Da notare che si trova all'angolo del Vicolo dei Macellai.
La via dello shopping o via dei portici qua a Merano è conosciuta soprattutto per i suoi negozi, però essendo una isola pedonale, mi raccomando, camminate con il naso all'insù per ammirare le facciate dei vecchi palazzi, perché ce n'è veramente da vedere tanto. Dei cosiddetti Kibbizfenster abbiamo già parlato abbastanza nel nostro video su Alkmaar, mercato del formaggio. Camminando siamo arrivati a Castello Principesco, perché abbiamo sentito che qua quando si celebrano i matrimoni tengono aperta solo questa porta piccolina, così sposo non può scappare. Invece negli antichi tempi questa porticina veniva usata soprattutto dalle guardie, che erano la porta per entrare e chi entra dentro, così riuscivano a controllarli meglio. E avevano certezza che non entrava nessuno col mal di schiena, che non poteva piegarsi. E il nostro giro a Merano, inteso il giro a piedi, finisce qui e noi proseguiremo tra poco andando avanti, ma volevamo anche dirvi, non è che abbiamo fatto vedere tutte le cose che ci sono a Merano, abbiamo fatto vedere quello che volevamo vedere noi oggi, sì. Ma in ogni caso volevamo comunque farvi vedere le placche tettoniche, l'Africa, perché anche noi, nonostante siamo stati tantissime volte qua, siamo arrivati sempre vicinissimo e non siamo mai andati fino in fondo. Però ci fa piacere di aver condiviso con voi questo dettaglio, questa esperienza. Va bene anche così. Ed eccoci arrivati, ora sbrighiamo un po' di lavoro e poi andiamo verso la prima birreria. Forse siamo sulla strada giusta. Direi che siamo arrivati al posto giusto. Siamo arrivati e abbiamo parcheggiato con una fatica che non vi dico, perché questa sbarra non si apriva e abbiamo dovuto fare tutte le strettoie per entrare. Arrivati. Hai scelto qualcosa? No, perché ci sono troppe pagine, troppe cose da leggere. Adesso mi butto. Allora, cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso le salsicce tipiche affumicate con krauti, senape e raffano, e poi le uova con speck, pancetta e patate, e stanotte non si dorme. Ma per fortuna sono appena le 7 e riusciremo a digerire. 3 salsicce, quelle affumicate, e Radler. Io prendo una Beep Hills. Sì, un pretzel, sì. È arrivato pretzel. Volevo provarlo, ma lo lascio un po' raffreddare. È caldissimo. Grazie mille. È in attesa che portano il resto. Vabbè che sono amante delle birre alla spina, però la porta alla spina è veramente eccezionale. È arrivata anche la pappa, le uova e le 3 salsicce affumicate. Sono buone, sono diverse queste, così non le ho ancora assaggiate da nessuna parte, sono leggermente affumicate, gustosissime. Non c'è niente da dire, qua le patate le sanno fare, ma pure le uova qui si trovano spesso sul menù, della pancetta non ne parliamo nemmeno. Cauti. Ti do mezzo, finalmente abbiamo diviso. Ci siamo dimenticati di spezzare il pretzel. Mi sono spezzato? Sì. Perché alla fine il pretzel chiede la birra. A parte la senape mi hanno portato anche la salsa di raffano, che a me piace tanto. Prendi un po' di krauti?
portato via i piatti, l'unica cosa che avanza. E questa qua. Ma comunque ci è sembrato giusto incominciare questo tour dall'Italia, dalla birreria Force, che è comunque anche una birra che conosciamo. Sì, poi questa vince sicuramente primo posto perché è italiana. Poi andiamo a vedere se il secondo posto vinceranno le birre tedesche o quelle ceche. Non abbiamo fatto spoiler? Eh sì. A questo punto aspettiamo il caffè che ci serve per arrivare fino al camper. E poi andiamo a dormire. E siamo arrivati alla destinazione per stanotte. Abbiamo trovato un parcheggino lungo la strada, siamo nel Val Venosta e domani ci aspetta una bella tirata, un bel passo da fare. Ora, prima di andare a dormire, ho riguardato i file e mi sono accorto che non avevo registrato una cosa importante, cioè che una volta arrivati alla fine di tutto il percorso vi daremo i prezzi e più o meno faremo confronto di quanto abbiamo speso e dove, magari anche come abbiamo mangiato, ma quello non è così tanto importante. E l'altra cosa è che ci aspettano altri 10 giorni così. Nel prossimo episodio avremo un risveglio magico, un viaggio magico e una birreria pazzesca. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.